Con Garage & Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Oggi con Garage & Roll siamo andati a Fiano Romano, comune laziale a 40 km da Roma. Città di collina e campagna che ancora oggi conserva una forte identità agraria, senza disdegnare il gusto per l'arte. Oggi siamo andati a trovare Leonardo Angelucci, chitarrista e cantautore romano, già fondatore di Black Butterfly e della folk rock band Lateral Blast, con le quali ha suonato in tantissimi palchi per oltre 10 anni. Dopo varie esperienze musicali e numerose collaborazioni, giunge al suo primo album solista, questo frastuono immenso, per Alca Record Label. L'album spazia tra pop e rock, con una forte verve cantautorale, dove Leonardo racconta attraverso melodie leggere e mai banali i sentimenti di un'intera generazione. Andiamo ad incontrarlo! Ciao Leo, Lara di Garage & Roll, piacere. Piacere Leonardo, ciao. Piacere, grazie di averci ospitato qua nella tua tana creativa. Grazie a voi di essere venuti. Underground Music Studio. Yes, no? Underground Music House. Ci aspettano gli altri dentro? Ci sono i ragazzi, Tommaso, Antonello, Matteo, Daniele, Roberto, che è lui il vero autore della tana musicale qui. Andiamo in studio, Andiamo, grazie. La sala è pronta. Facciamo ascoltare qualcosa. Esatto. Allora, che ci farete ascoltare, ragazzi? Facciamo ascoltare un brano inedito e qualcosa dal mio ultimo disco. Quindi qualcosa dai. Perfetto, allora buon ascolto. Ciao a tutti amici di Garage & Roll, una nuova puntata. Quest'oggi abbiamo fatto addirittura l'autostrada sempre più alla conquista del territorio. Siamo arrivati a Fiano Romano. A Fiano Romano. Non Fara Sabina come ho detto. Esatto. Prima. Che però Fiano Romano. Siete vicini, Abbiamo conosciuto un cantautore, ma anche da quello che ho capito più band, perché si mischiano vari progetti paralleli, diciamo, perché la musica appunto è condivisione. Adesso ci racconteranno tutto. Io intanto preparo la nostra bibita speciale, il caffè di Garage & Roll. Assolutamente, sì, siamo con Leonardo Angelucci, un eclettico e poliedrico musicista, e la sua storica formazione live e non live, di amicizia e di tutto, no? Raccontaci un po', Leonardo. I compagni di una vita, gli amici con i quali sono cresciuto umanamente e musicalmente. Con Matteo veramente fin dalla prima band, dal primo progetto musicale con i Black Butterfly, con Antonello e Tommaso anche nei Lateral Blast, il nostro progetto di musica sei anche rock. il frontman di questa band, ideatore. E con Daniele anche sia in un progetto di tributo blues, Blue Train, con cui abbiamo suonato diversi anni fa. Adesso ci siamo rincontrati nel mio progetto cantautorale. In più suoniamo insieme anche con Daniele Coccia del Mundo del Canto, sempre con la stessa band. Insomma, siamo sempre noi che ruotiamo anche all'interno di un discorso di produzione insieme. I musicisti con i quali sono cresciuto, ci metto in mezzo pure Roberto, perché ci ha ospitato qui Underground e lo ringrazio, e anche lui è, diciamo, una fonte di ispirazione, e poi è diventato anche un amico e un collaboratore, quindi è bello, è bello questa famiglia che cresce. Assolutamente. Che supera il maestro. L'allievo che supera il maestro. Soprattutto nei capelli. E quindi quando è che hai deciso di intraprendere un po' questo percorso solista? Anche se poi solista non è in realtà. Ma solo il nome Esatto.
infatti ho anche pensato di dargli in un secondo disco un nome di una band, perché alla fine non mi piacciono tanto le etichette, non ce le ho mai avute neanche nei progetti, neanche nei Lateral Blast, cioè proprio la cosa del genere musicale. Mi è sempre piaciuto ascoltare tanto musica diversa e produrre la musica che mi veniva a seconda del contesto, dell'ambientazione che volevo dare a un determinato pezzo, vestirlo ogni volta di un vestito diverso a seconda di quello che volevo esprimere o di quello che mi ispirava. Okay. Quindi questo si riflette ovviamente anche nel mio progetto solista, che è accompagnato quasi sempre quando posso da una band. Poi ovviamente sono capitati anche dei concerti chitarra e voce un po' più da cantautore, però anche la dimensione compositiva dei pezzi, la produzione sempre avviene qui in sala prove, il montaggio degli show, dei pezzi per le preproduzioni o per la fase di produzione in studio, e anche il lavoro stesso in studio avviene sempre come una band, sentendo le idee di tutti, le influenze di tutti. Che il tuo cuore sia sicuro, perché forse fino ad oggi non hai amato per davvero. Beh, ce l'hai questa struttura, poi appunto il tuo primo progetto è stata una band, quindi ti è rimasta un po' come assolutamente, poi, struttura. Che poi siamo gli stessi membri. Siamo sempre sì, ma poi... se lo svegliamo, lo sanno le persone che ti seguono, insomma, che sono sempre gli stessi, no? Ma sì. Insomma, diciamo, con 5 elementi riempite il palinsesto di una serata, saranno 3 No, infatti suona tantissimo live, dai qualche dritta agli altri musicisti, insomma, che... Assolutamente, vabbè, suonare dal vivo per me è fondamentale, per noi è sempre stato di vitale importanza. Noi prepariamo gli show anche qui underground, sempre come se fossimo già sul palco, pronti con le spie, con quasi il pubblico davanti, con la stessa foga. Poi magari l'avrete visto anche delle immagini, una grandissima energia, con la stessa energia di quando siamo dal vivo, perché per noi vi calate totalmente, fondamentale, insomma, infatti poi la dimensione nella quale è meglio ascoltarci è sempre quella dei concerti, a prescindere insomma da questo bellissimo mondo di interconnessione e comunicazione social che permette a tutti di essere artisti su YouTube, su Instagram e protagonisti, però poi dopo alla fine gli artisti crea anche un muro delle volte, no? Ovviamente, purtroppo. Ma poi la ciccia si vede sul palco, no? Quello che riesci a trasmettere al pubblico. Noi piano piano abbiamo scelto la strada della gavetta, quella fatta di tanti concerti, dal piccolo club sperduto in giro per l'Italia fino a magari l'apertura un po' più importante, al palco un po' più grande, però che è quella che poi porta grandissime soddisfazioni e ripaga, no? nel tempo, sì. Siediti qui sacrati su quel letto sporco di neve, con il tuo seno nudo bagnato come facciamo tutte le sere. Guarda che un'altra canzone, oggi non sono più uscito di casa, la convivenza m'ha già messo l'ansia, devo pure sfogarle qualcosa. Non mi parlare di ieri, oggi ho la vita troppo confusa. Dai, risolviamola in un altro modo, andiamo fuori, facciamo la spesa, ritorniamo stanotte alle 5, guidi tu che io sto troppo male. Se riesco a non addormentarmi, ho già pensato dove parcheggiare. Sedile posteriore, finché non esce il sole, senza più respirare, vetri da appannare. Sedile posteriore, significava amore, al buio a riscoprire un modo per sudare. Sedile posteriore, con le ginocchia in gola e un crampo fisso al cuore. Esattamente. Ma vogliamo parlare invece del tuo album, insomma, l'ultimo uscito ad ottobre del 2018, esatto, che si chiama questo Frastuono immenso, no? Questo Frastuono immenso, sì. Prende il titolo dalla frase del ritornello della canzone che chiude il disco, che è 1 minuto, e è un disco eclettico, musicalmente va a parare, diciamo, nel rock, nel pop, nella musica, nella black music, soul, sì, e anche un po' di world music, perché c'è addirittura un pezzo con vibrazioni latine, latin rock in lingua sarda che ho fatto insieme a un artista sardo, Bogiumano, io non lo so neanche pronunciare, però. Ok. E niente, è uscito a ottobre, 19 ottobre, per l'etichetta di Ferrara Alca Record Label, con la produzione artistica di Emanuele Fusaroli. Infatti io questo ti volevo chiedere, scusa ti interrompo, sì, proprio a proposito di Emanuele Fusaroli, appunto
volevamo dire al pubblico appunto che magari non lo sa, che questo disco appunto vanta la partecipazione di Emanuele, che è un noto artigiano del suono, no? Un produttore, musicista e già noto produttore di artisti dal calibro di Zen Circus, Motta, Nobraino, Tra Allegri, Ragazzi Morti, eccetera. Ecco, volevo chiederti quanto è importante il ruolo del produttore e quindi di un direttore artistico nella produzione di un album, e cosa ha portato in più rispetto magari agli album precedenti che hai fatto? Tanto, però soprattutto agli inizi secondo me, perché ti aiuta a capire più o meno la direzione, però allo stesso tempo l'estrema accessibilità che ti dà diciamo la tecnologia odierna e il mondo dei social, il fatto che ognuno a casa con qualche soldo si può iniziare a registrare dei provini, delle cose. All'inizio c'è bisogno di qualcuno con molta esperienza, per noi, per me, ma anche per Tommaso, è stato anche una fonte di ispirazione per quello che poi poteva essere la costruzione di un proprio home studio, recording studio, quindi carpire un po', sai, i trucchi del mestiere, i consigli sia sul fatto del tecnico che sul lato della produzione, che comunque a me interessa anche Tommaso, il batterista. Però ovviamente se c'è un direttore artistico che ha il suo suono, la sua impronta, che magari ti aiuta a risolvere delle problematiche magari di quadratura, magari viste dall'interno delle volte non sì, perché sei abituato ad ascoltarli quei pezzi. C'è stato già da lì la rivoluzione totale di un paio di brani su 5, ecco. E quella è stata una sorta di stupro, bravo, creativo devi fare per entrare me. Qualcuno, esatto, no? Però dopo, a lungo termine, posso dire che ho apprezzato quei consigli, quegli stravolgimenti che invece in altri pezzi non sono avvenuti. Non c'è un'etichetta vera e propria che tu puoi dire pop anni 80, è indie puro, è world music, è folk o è rock. Quando inquadri, diciamo, qual è la tua prerogativa, nel mio caso è quella di la teatralità della mia musica, cioè di vestire come se vestissi diversi personaggi nelle diverse canzoni. Bello. A quel punto, se inizi a acquisire anche un po' di conoscenze e un minimo di strumentazione, magari non è detto che debba per forza esserci un produttore artistico, puoi iniziare anche a vedere la luce dei brani da solo. Poi un consiglio di un parere esterno, soprattutto di un esperto, è sempre ben accetto, ovviamente. Assolutamente. Io faccio ascoltare bisogna anche avere l'umiltà, insomma, di assolutamente, no? Io i miei provini li faccio ascoltare, ecco, Roberto Testimone, anche gli altri amici musicisti, oltre la band. Li faccio ascoltare sempre a tutti. Guarda, mi è venuta questa idea, che ne pensi? Non sei geloso o comunque no, questo parla bene di te, ovviamente, no? Dormire sempre qualche ora abbracciati ad una storia che esisteva solamente sulle sue labbra. Dai, cucinami qualcosa, che ho la bocca troppo amara e la notte è ancora nera e qui la luce è fulminata. In un panorama così vasto di proposte, quanto è importante, diciamo, avere una firma di riconoscibilità al giorno d'oggi? Penso che un artista debba essere comunque sempre alla ricerca di stimoli nuovi e anche creativi, quindi non mi sento di avere un'etichetta o di voler appartenere ad un'etichetta solo per la versatilità della mia musica. Magari ti aiuta anche in questo a saper giostrare all'interno delle situazioni. Sicuramente sei supportato da una grande band che aiuta questo qua, perché filo conduttore che comunque suonate bene, cioè che comunque è una cosa un po' rara ultimamente, appunto, in un mondo fatto di piccole produzioni casalinghe. E noi sono tanti, e per suonare bene ci vogliono tante prove, quindi tanti anni stare che suoniamo insieme. Roberto, testimone, dico sempre Roberto perché lui è un po' quello che ci ha seguito dall'inizio del progetto. Era il primo producer. Esatto, sì, in qualche modo è veramente un artefice anche lui di tanti consigli in sala, perché alla fine i pezzi sono nati qui dentro. Siamo, come diciamo prima, una famiglia che si influenza a vicenda, È giusto produrre tanto, perché penso le menti creative è giusto che producano tanto, però magari questo lo vedo più su di me, magari lo vedo anche a voi. È facile smarrirsi, è difficile, cioè molto. È così. Sì, è facile smarrirsi,
è difficile, diciamo, ogni tanto cambiare aria, però è necessario secondo me. Cioè io dopo che so 2 anni, 2-3 anni sui pezzi dei Lateral Blast ho avuto bisogno con il mio progetto solista di cambiare totalmente, di fare canzoni da 3 minuti con magari senza gli assoli, più dirette, dove magari il testo aveva una parte preponderante e l'arrangiamento era più fruibile, e mi ha dato anche la possibilità di conoscere me stesso sotto un'ottica diversa e di farmi conoscere al pubblico sotto una veste diversa. Tanto è uscito il nostro mitico caffè, ci facciamo il caffè Biondi, un caffè laziale. Roberto anche invitato ovviamente a c'è bere il anche caffè. per Roberto e intanto lo Intanto cominciamo assolutamente a servirlo. Lo vorrebbe al vetro. Per la prossima Garage Roll, tazzine al vetro biondi. Buona Qua osservazione. chiederemo al signor Biondi, ci darà anche qualche bicchierino. Il vetro. Oh, eccolo Roberto, che Roberto secondo me a volte magari lui faceva Mettiamolo lo sconto, invece quella era proprio la produzione, che lui dice no, è investito mai fatto su questi- sconti. Vedi così viene fuori la bella musica. Viene fuori cercare l'ansia di fare la cresta a volte. Anche se non si direbbe Per invidia. Non si direbbe che ha fatto la cresta perché... Vabbè, me ne è arrivato. Anche che sei messo qui in mezzo a noi, Era sembra prima e dopo la cura. Anzi no, prima e dopo la cura. Solo nebbia e zanzare, solo nebbia e zanzare, e non riesco a respirare, io non riesco a respirare. Solo nebbia e zanzare, solo nebbia e zanzare, qui vicino c'è il mare, qui vicino c'è il mare. Solo nebbia e zanzare, solo nebbia e zanzare, e non riesco a respirare, io non smetto di sudare. Solo nebbia e zanzare, solo nebbia e zanzare, qui vicino c'è il mare, l'ho voglia di affogare, ti porto sotto i portici di Ferrara. Ragazzi, intanto Prego, intanto ci sono sì, avete qua, ci sono c'è lo zucchero, Senza zucchero, sì. proprio così. no c'è qua. No, ma io lo voglio senza. No, ma Caffè biondo, dai. buono qui e buono qui. Quindi visto che con Garage Roll andiamo a trovare diciamo i musicisti, gli artisti proprio dove nasce la loro musica, qua ad Underground Studio. Beh, noi andiamo proprio nei sotterranei ha musicali influenzato il vostro underground. suono, vi fanno sentire a casa. Oggi ci hanno fatto Penso sentire a casa. che tutte le band del mondo, emergenti, insomma indipendenti, sognerebbero di provare ogni volta come se si stesse sul palco per un concerto, con il fonico che ti segue durante tutte le 2 ore di prova, con monitor personali, con attrezzatura di alta qualità. Quindi diciamo io mi sento anche un po' privilegiato ad avere vicino casa una struttura come quella che Roberto con tanta fatica e tanti anni di sacrifici ha messo su, e dove insomma poi dà la possibilità anche di lavorare a tanti di noi, suoi musicisti. Ecco, perché in tutto ciò voi siete anche siete musicisti, no, si sa, insegnate anche musica. Sì, ma l'unico vero insegnante Cioè, di dove musica trovate il tempo? è Daniele. Ah, lui è il vero insegnante. I pianisti Cosa sono insegna? sempre Sì, lui è proprio quello accademico, diciamo. Noi siamo... Dei novellini ancora. Non è vero, pure Tommaso. Ah, vedi. Vabbè, io da poco, dai. Va bene, intanto vi lascio i Momento nostri gadget. vabbè, punto gadget abbiamo Punto i gadget. piccoli adesivi che potete distribuire bravi, anche a Garage Roberto Roll. ovviamente vediamo il nostro adesivo. abbiamo anche il caffè di Garage Roll da lasciarvi. Ah, Purtroppo ma non sì. sia Sono per 3. tutti, diciamo. Siamo troppi oggi. Però il caffè è anche un momento di condivisione, quindi da C'è condividere. Roberto Loro che sono un guarda, gruppo, poi io uno me lo dà. e poi ce ne abbiamo 2 per le tournée. Questo magari lo usate per le tournée. Sì, Vi posso raccontare un piccolo aneddoto sulla chioma di Leonardo che ovviamente Infatti ci vede volevo dire. così distanti, Sulla diciamo. caparezza, così, la caparezza. No, la cosa bella è che c'ha un suo amico bravissimo con i programmi di montaggio, con Photoshop e altre cose. Lui un giorno ci ha fatto una foto insieme e ha invertito le facce. Lui anche calvo pelato stava benissimo, era figaccione. Io ero ridicolo
sicuro sembrava un cretino pure coi capelli suoi. Cioè, nel senso, non ci ho guadagnato di un centesimo. Infatti, come ne esco male, non è uscito bene comunque. Cioè, infatti, è quella l'invidia che un po' corto. Se la troviamo la facciamo. Esatto, cercavo di rubare un po' di scena coi capelli, però niente, non è aria Non era proprio. intervista se non parlavamo dei miei capelli. Lara è stata tanto brava a non tirarli in ballo. Hai visto? No, infatti no, perché la capigliatura, so che comunque hai anche vinto un videoclip, no? Non lo so, poi questi capelli, infatti, quanti ti hanno fatto battute sui capelli? Tanti, talmente paragoni, non talmente so. tanti che ci ho scritto una canzone, ci ho fatto un video e la canto ogni volta a fine concerto perché è il pezzo quello dall'attitudine più punk che c'è in scaletta, dove veramente ci divertiamo tantissimo ogni volta durante gli show. Lo so, io ho tante altre domande, ma io starei a parlare ore, quindi in realtà Esatto. per No, me poi il possiamo anche montatore dire- Comunque io voglio dire una cosa, che il caffè biondi era buono. Ah, anche amaro, grande caffè. Era buono, amaro. No, che lei prima aveva paura, ma con l'acqua Sì, l'acqua del rubinetto, non l'acqua minerale, però vabbè, era il caffè buono. biondo è Quindi sempre complimenti a Caffè Biondi. Mi raccomando, poi ci vediamo, passo. Abbiamo già A il Pomezia. testimonial. Anche io bevo caffè buono. Un biondo. saluto a Music Off e ciao a tutti. Ciao. Amici di Garage Roll. Rock and Ciao. roll. Nella prossima puntata di Garage Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta musica. Ciao da Garage Roll. Saremo ore e ore, però non possiamo, sennò la puntata dura tipo. dopo te la monti tu. Esatto! Questi sono i miei carissimi colleghi. La parte di parto tecnico, è cattivo. Ok, complimenti, è carinissimo il format. Format bellissimo. Allora,